Ciao, sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach. Oggi torno ad ascoltare Gabriel Henrique, un cantante brasiliano incredibile. Ho già fatto tante altre reaction su di lui che trovate qui sotto in descrizione. Di recente ha fatto anche questa cover sul suo canale di I Don't Wanna Miss a Thing degli Aerosmith. È un brano incredibile, io lo conosco molto bene e mi piace davvero tanto, cantato da Steven Tyler, un cantante eccezionale che ha fatto la storia del rock, però non ho mai ascoltato questa versione di Gabriel Henrique, quindi sono veramente tanto curioso e la ascolterò e analizzerò insieme a voi. Prima di iniziare vi chiedo per favore di lasciare un like, iscrivervi al canale se volete supportarmi, e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati, come la possibilità di vedere in anticipo i prossimi video che pubblicherò. Siamo pronti per partire, andiamo subito ad ascoltare. I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you were sleeping. While you're far away and dreaming, I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, baby, and I don't wanna miss pain. 'Cause even when I dream of you, the sweetest dream you never do, I still miss you, babe, and I don't wanna miss pain. Oh, lying close to you, feeling your heart beating, and I wondered what you're dreaming. Wonder if it's me you're seeing. Then I kiss your eyes and thank God we're together. And I just wanna stay with you in this moment forever. Don't wanna close my eyes, don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, baby, and I don't wanna miss pain. 'Cause even when I dream of you, the sweetest dream you never do, I still miss you, baby, and I don't wanna miss pain. And I don't wanna miss you one smile, I don't wanna miss one kiss. I just wanna be with you, right here with you, just like this. I just wanna hold you close, I feel your heart so close to mine. I just stay here in this moment for your the rest of time. Yeah, yeah, yeah. I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, babe, and I don't wanna miss pain. 'Cause I miss you, babe, and I don't wanna miss pain. Don't wanna close my eyes, don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, babe, and I don't wanna miss pain. 'Cause even when I dream of you, the sweet dreams but I never do. Oh, and I don't wanna miss pain. Don't wanna close my eyes, don't wanna
and I don't wanna stay. And I don't wanna stay. Ok, allora non ho interrotto l'esibizione perché volevo proprio vederla nell'insieme e adesso poter dare diciamo, un commento più generale su quello che ha fatto Gabriel in questa performance. Allora, è stato incredibile. Come al solito lui tecnicamente è un mostro, ok? Lui è veramente a livello proprio di tecnica vocale, nel senso di gestione della risonanza, gestione del fiato, dei colori della voce, delle posizioni proprio della bocca, anche della lingua, tutte queste cose qui, e la gestione dei melismi, del vibrato, è veramente perfetto, ok? Io non so veramente quanti al mondo possano dire di poter fare quello che fa lui, ok? Me compreso, veramente, io non so veramente come faccia a essere così disinvolto nel gestire tecnicamente la sua voce, veramente perfetto. Tra l'altro non so quanto lui abbia studiato per arrivare a questo livello veramente altissimo. Quello che non mi torna di questa esibizione è un po' il solito discorso della pronuncia in inglese, che è un po' carente, e questo mina un po' l'interpretazione generale della canzone, perché chiaramente il testo è molto importante e qui si percepisce un po' un distacco rispetto al testo, al significato delle parole che sta appunto pronunciando. Ho questa impressione qua, ok? È molto tecnico, molto bravo, veramente bravissimo, però mi sembra che un po' perda di vista il significato del brano, nonostante ci provi, cioè lo vedo che ci prova anche con lo sguardo a interpretare, a emozionarsi un po', però secondo me quello che trapela di più è proprio il suo divertimento nell'usare la sua voce, che ha uno strumento incredibile e lui si diverte a usarlo e lo fa benissimo, è veramente bravo in questo. Questa è una cosa che mi piace molto di questa esibizione, il fatto che improvvisi molto, però improvvisa in maniera perfetta, non stona mai, ci mette il suo stile, l'ha rifatta proprio a suo stile, nel suo modo, non è assolutamente fedele all'originale degli Aerosmith, l'ha rifatta a modo suo e mi piace come l'ha rifatta, e mi piace il fatto che si diverta improvvisando, è veramente molto bello, si sente proprio che è libero mentre canta, ho questa percezione di libertà totale, quasi di onnipotenza, no? E mi manca solo quell'aspetto un po' più interpretativo. Magari adesso riascoltiamo da capo per analizzare meglio alcuni passaggi che possiamo rivedere insieme, e poi vediamo meglio se quello che ho detto ha senso e se siete d'accordo con me, oppure se non siete d'accordo. Fatemelo sapere anche nei commenti, sono molto curioso. Comunque, tornando da capo, qua c'è questo intro che ha deciso di non tagliare, anche una scelta rispettabile, e nonostante sia un intro abbastanza lungo, strumentale, e però qui se la gioca un po' con lo sguardo, guarda in camera e cerca un po', no, di entrare dentro al pezzo. Qua si vede proprio che cerca in qualche modo di trovare l'aspetto più emotivo, però vediamo cosa fa quando inizia a cantare. Scusate l'interruzione, la mia analisi riprenderà tra un minuto, ma ci tenevo moltissimo a ringraziare lo sponsor di questo video. Diamo il benvenuto sul canale a SuperProf. SuperProf è una piattaforma pazzesca che mette in relazione allievi e insegnanti con lo scopo di condividere competenze, passioni ed esperienze. Il servizio è attivo in oltre 45 paesi in tutto il mondo, con milioni di professori iscritti e attivi, decine di migliaia di allievi ogni giorno, in più di 2000 materie. Ti interessa un corso di canto? C'è! E troverai tanti insegnanti qualificati in base alla tua zona. E ci sono anch'io tra questi. Canto moderno, canto lirico, corsi di chitarra, elettrica, acustica classica, corsi di qualsiasi tipo a livello musicale e non solo, perché troverete professori di matematica, italiano, filosofia, ma anche corsi che vanno dal songwriting alle arti marziali. Qualsiasi cosa vi venga in mente, su SuperProf c'è.
E se vi iscrivete al sito con il mio link personale che trovate in descrizione, avrete diritto a un super sconto sul servizio. Se invece siete professionisti, potete iscrivervi gratuitamente sul portale e offrire le vostre lezioni. Inizia a super imparare con Super Prof. Qua. I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping. While you're far away and dreaming, I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Ok, allora, nonostante lui abbia cercato, no, di entrare dentro il pezzo su queste prime frasi, però si sente che lui sta più ragionando proprio tecnicamente su quello che sta facendo. Sta cercando di e sta facendo tutto bene, ok? Sta usando le dinamiche, sta gestendo bene il vibrato, sta mettendo dei colori perché c'è questo fry all'inizio. I could stay awake. Il suono più compresso, suono più arioso, sta facendo tutto bene. Però non dobbiamo dimenticarci che la tecnica è il mezzo e non il fine, ok? Non è che se tecnicamente fai queste cose allora emozioni, ok? Ci deve essere qualcosa di più, ok? Per emozionare chi ascolta. E quindi secondo me semplicemente, come dicevo prima, io ho la percezione che abbia perso di vista il significato del testo, semplicemente, ok? Che è una cosa difficile, lo capisco, forse è molto più difficile entrare dentro un pezzo al 100% piuttosto che cantarlo bene. Ok, lui lo sta cantando divinamente, d'accordo? Lungi da me criticare Gabriel Henrique perché lui è bravissimo, uno dei cantanti migliori al mondo, ok? Assolutamente. E qui sento un po' questa cosa. Avete questa impressione anche voi oppure è una cosa mia? Fatemelo sapere, per favore. Però dinamicamente tutto molto bello. Ha aggiunto anche questi melismi che, diciamo, per un cultore della musica rock vecchio stampo e diciamo un fan degli Aerosmith di questa canzone, della canzone originale, potrebbe essere un po' troppo magari, tutti questi melismi pop che si staccano molto dalla canzone originale, però io li ho apprezzati perché comunque li ha fatti a modo suo ed è veramente una macchina da guerra. Quando fa questi melismi ha una precisione pazzesca, veramente è incredibile. Su queste note super veloci lui è perfetto, super preciso, quindi a me piace molto ascoltare un cantante che fa questa cosa perché io per primo non so farlo, essendo un rockettaro diciamo vecchio stampo. Nel rock si sentono pochissimo questi melismi così virtuosi e lui lo fa veramente molto bene, quindi ha, diciamo, come dicevo, reinterpretato in chiave molto più moderna, molto più pop questa canzone che è un classico del rock, assolutamente. Quindi a me piace questa cosa. Proviamo ad andare avanti, sentiamo il ritornello. Don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep 'cause I miss you, baby. And I don't wanna miss pain. 'Cause even when I dream of you, the sweetest dream you never do, I still miss you, baby. And I don't wanna miss pain. Ok, sì, sentite qua chiaramente un po' di difficoltà sulla pronuncia in inglese, lì dovrebbe proprio lavorare per essere veramente... Lui è già un fuoriclasse, se si mettesse lì a cercare proprio di trovare quelle posizioni della pronuncia inglese, che sono posizioni diverse magari proprio della lingua, del modo di muovere la bocca, di pronunciare alcune vocali, alcune consonanti, secondo me sarebbe anche molto più credibile dal punto di vista generale, dal punto di vista interpretativo proprio e di efficacia proprio della sua performance.
Sentite questo Sweetest Dream, lo fa un po' così, un po' lo stacca un po', non è fluido, ok? Ma ci sta, dai, lo perdoniamo per questo. Tra l'altro questo è un ritornello che già si muove su note di passaggio. Io ricordo le prime volte che avevo studiato questa canzone da cantante, insomma mi trovo già in difficoltà su questo ritornello, perché sono note alte, anche se non sembra cantate da Gabriel, perché lui le fa con scioltezza, con facilità, come se fosse la cosa più naturale del mondo, ma sono note alte, ok? Tocca già un La, se non ricordo male. Adesso vediamo se la tonalità è la stessa originale. Vediamo, scusa. Vediamo un po'. The sweetest dream you never do. Esatto, quindi tocca un La 4, che è una nota scomoda, una nota di passaggio. Lui la fa con semplicità, con scioltezza, quindi bravissimo. Dà anche dinamica, sentite, su queste note un po' più alte, cerca di rinforzarle, di dare più enfasi e più energia, seguendo un po' quello che fa Steven Tyler nella canzone originale. E dopodiché, vediamo un po'. I still miss you, babe, and I don't wanna miss pain. Oh. Bellissimo questo melisma, anche questo leggermente fuori contesto rispetto a questa canzone rock, però ci sta. Vediamo che nota ha fatto qui. Ok, qua ha toccato un Si4, ok, lui ci arriva sempre con facilità e con semplicità, veramente bravo. Andiamo avanti. Living close to you, feeling your heart beating, and I wondered what you're dreaming. Sì, questo wandering proprio l'ho pronunciato malissimo, Perdonatemi, io non posso non notare queste imprecisioni, perché basterebbe veramente sistemare questa cosa alla pronuncia e diventerebbe veramente un altro cantante. Sarebbe veramente a un livello superiore per quanto possibile, ok? Cade in cose semplici, ok? Nonostante faccia delle cose difficilissime, poi diciamo si perde in alcune cose che potrebbe fare meglio. Vabbè, andiamo avanti. Sì, il computer. That if it's me you're seeing, then I kiss your eyes and thank God we're together, and I just wanna stay with you in this moment forever. Don't wanna close my eyes. Qua è apprezzabile il fatto che i melismi che fa sono sempre diversi. Non fa mai la stessa cosa, li improvvisa ogni volta. Questa è una cosa veramente molto difficile. Ha una padronanza del suo strumento e una capacità proprio di gestire a livello proprio di orecchio tutte queste scale velocissime in maniera impeccabile e precisissima. Veramente bravo. Don't wanna fall asleep 'cause I miss you, babe, and I don't wanna miss pain, 'cause even when I dream of you. Qua invece di dream ha detto dreams. Questo è proprio un errore di pronuncia, e quindi poi diventa un errore sintattico e quindi un errore nel significato della parola che sta pronunciando. Ok, comunque andiamo avanti. The sweetest dream you never do. I still miss you, babe, and I don't wanna miss pain, and I don't wanna miss you one smile, I don't wanna miss one kiss, I just wanna be with you, right here with you, just like this. Qua ha fatto ricambi di registro che anche questi nell'originale non ci sono, ha aggiunto altri melismi. Qua c'è un po' lo special, no, del brano che va un po' a crescere, a diventare un pochino più carico, ok? E lui si carica con questi melismi, ok? È il suo modo di incalzare un po' anche con la voce, insomma. Andiamo avanti. I just wanna hold you close, I feel your heart so close to mine.
Qua ha fatto un piccolo fischio che richiama un po' quello che fa Steven Tyler, che era una cosa che faceva spesso Steven Tyler, questa specie di sembra un passaggio in falsetto, ma in realtà un po' fischiato, perché comprime talmente tanto. Steven Tyler è uno che comprime moltissimo. Lui ha proprio un'attività delle false corde altissima, elevatissima in tutti i suoi nelle sue esibizioni. E qua, facendo questo glissato verso l'alto, si sente questo squittio, ok? Come se la voce fischiasse per un attimo. E qua ha provato a farlo in maniera simile a Steven Tyler. Anche qui si sente che cerca di farlo tecnicamente, ok? Sa farlo, però Steven Tyler non lo faceva per dimostrare di saper fare tecnicamente quella cosa lì, anzi lo usava come mezzo espressivo. E questa è un po' la differenza, capite? Steven Tyler è inimitabile perché aveva proprio un modo di comunicare con la sua voce incredibile e ti arrivava proprio dritto al petto. Gabriel qua invece sta facendo un esercizio di stile, un esercizio tecnico molto ben fatto, bravissimo, però manca quella cosa lì, ok? Andiamo avanti. Qua c'è il finale. I just stay here this moment for your the rest of time. Yeah, yeah, yeah. Bello, bello, vediamo che nota era. Ok, questo è un Re 5, ok? È la stessa nota che fa Steven Tyler qua, però Steven Tyler la prende in modo più diretta. Lui fa yeah, yeah, yeah. Qua invece lui ci arriva più con tutto questo melisma che lo va a portare verso questa nota. Comunque alla fine la fa, anzi la fa in maniera anche molto più piena di come la faceva Steven Tyler in questo brano, che sembra più, nel caso di Steven Tyler, più un falsetto molto compresso, un po' graffiato, rinforzato chiaramente anche sempre da questa attività delle false corde che comprimono, però pur sempre mi sembra, comunque mi dà l'impressione del falsetto, ok? Lui invece qui, Gabriel, è proprio in voce piena, ok? È quello che ho chiamato anche altre volte mix estremo, quindi mix in voce piena, che è una cosa che insegno anch'io nelle mie lezioni, nei miei corsi. Se volete informazioni le trovate qui sotto in descrizione. Comunque molto ben fatto, e quindi di falsetto non c'è niente qua in Gabriel Henrique. È veramente molto bravo a rimanere sempre in questo mix in voce piena, ok? In certi punti va anche in falsetto quando vuole colorare un po' il fraseggio, come abbiamo visto prima, facendo questi cambi di registro molto leggeri, però sono solo nei momenti in cui vuole utilizzare quel tipo di colore vocale. Andiamo avanti, ascoltiamo il finale. I don't wanna fall asleep 'cause I miss you, babe, and I don't want miss face, 'cause I miss you, babe, and I don't want miss face. Don't wanna close my eyes, don't wanna fall asleep 'cause I miss you, babe, and I don't want miss fame. 'Cause even when I dream no good, the sweet dreams but I never do. Oh, and I don't want miss fame. Trying to close my eyes, trying to fall asleep 'cause I miss you, babe, and I don't want miss fame. 'Cause even in the dreams of you, the sweet dream I never do. Oh, and I don't want to stay, and I don't want to stay. Questo finale mi è piaciuto moltissimo, è forse la parte che mi è piaciuta di più di tutto il brano, perché è riuscito veramente a esprimersi, a lasciarsi andare, e sì, e come dicevo prima mi dà questo senso proprio di assoluta libertà nell'usare la sua voce
nel manipolarla come vuole per fare, è come se potesse fare qualsiasi cosa, ok? Con la sua voce. Veramente mi è piaciuto moltissimo. Sì, tutti questi melismi sempre precisissimi, tutti improvvisati, veramente mi è piaciuto tanto, sempre in voce piena, ha fatto anche dei passaggi in falsetto anche in questo caso, moltissima dinamica, è andato anche a distorcere un po' la voce in certi punti. Sì, questa è la parte che veramente mi è piaciuta di più. È riuscito veramente a coinvolgere anche a livello emotivo, secondo me. Sì, questa parte sì, assolutamente. Bravo, veramente molto bravo. Ci tenevo solo a notare il fatto, come dicevo anche nell'altro video, del microfono che sta usando. Questo è uno Shure SM7B, che è un microfono dinamico, quindi non è condensatore, però ti dà una qualità molto simile a quella del condensatore, quindi una qualità da studio, ed è un'ottima scelta, perché qua ha, come vedete, una stanza che non è assolutamente trattata, ha delle lampade, dei quadri dietro, insomma, come se vedete non ci sono pannelli fonoassorbenti attaccati alle pareti, quindi non è in uno studio, è in casa sua, ok? Eppure la qualità, come sentite, è molto professionale. Chiaramente ha le competenze per trattare la sua voce a livello audio, quindi un po' di compressore, riverbero, eccetera, però equalizzazione. Però sicuramente il microfono fa molto, perché non prende l'ambiente, il riverbero ambientale, quindi ve lo consiglio, ve lo lascio anche qua sotto in descrizione se vi interessa questo tipo di microfono. Comunque, mi fermo qui, grazie mille per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se volete supportarmi, e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati. Ringrazio anche lo sponsor di questo video, grazie a SuperPro. Ci vediamo al prossimo video, ciao!